Oggi parleremo di alcuni aspetti fondamentali legati alla pronuncia per chi parla in inglese. In particolar modo ci concentreremo sulle vocali, che sono l'elemento fondamentale per pronunciare bene, e parleremo anche dell'intonazione e del ritmo. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Devi sapere che oltre il 65% di chi guarda regolarmente questo canale non è iscritto. Ecco perché ti chiedo il favore di iscriverti. L'iscrizione al canale fa davvero la differenza, quindi se vorrai supportare il mio lavoro te ne sarò estremamente grata. Delle vocali si parla sempre troppo poco, eppure sono l'elemento fondamentale che fa sì che le persone ti comprendano oppure non ti comprendano, non ti capiscano. Ricorda che in italiano ci sono 5 vocali, proprio come in inglese, ma in realtà sono 5 quando si scrivono perché nella pronuncia sono 7. Ricorda che in inglese spesso le vocali sono dittongate, che significa vengono pronunciate sostanzialmente insieme, un po' come la parola day in inglese. Ebbene, la pronuncia delle vocali in italiano è spesso più breve, più chiara. Diciamo che è come se la pronuncia delle vocali in italiano fosse più pulita rispetto a ciò che avviene in inglese. Rivediamo pertanto la pronuncia. Innanzitutto abbiamo A come acqua, vedi che la bocca è molto aperta, A. Poi abbiamo la E come Europa, Europa. Poi c'è la I come Italia, I. Poi abbiamo la O come 8, O. E per finire U, pertanto U come 1, ad esempio. Ma in realtà le cose sono un po' più complicate. Complicate direi di no in realtà, perché in inglese ci sono molti più suoni e in italiano ne abbiamo solo 7, quindi andiamo a vedere che cosa succede. In realtà devi sapere che la vocale E e la vocale O possono essere pronunciate in due modi diversi, ovvero la E può essere E come per esempio in neve, e pertanto chiusa, oppure è come nella parola bello, è. Vedi quindi la differenza tra e, è, è. Ci sono alcune persone che fanno fatica a riconoscere questa differenza, quindi se non la senti serve solo un po' di tempo, quindi tranquillo o tranquilla. Poi per quanto riguarda la O è la stessa cosa. Pensa ad esempio alla parola notte, notte, O aperta. Invece nella parola nome abbiamo la O chiusa. Quindi anche in questo caso attenzione alla differenza O, quindi tra appunto una lettera chiusa O e aperta O. Vediamo ora insieme una tabella proprio sulla pronuncia delle vocali. A come casa. Questo stesso suono esiste anche nella parola father. Vedi che è A. Poi abbiamo la E come bello, questa è la E aperta, la stessa che troviamo in bed. Poi abbiamo E
chiusa, come in neve. Questa è la prima parte della parola day, quindi de, e neve. Poi abbiamo la I, come per esempio nella parola vino. In inglese è la I che troviamo in easy, per esempio. Poi abbiamo la O aperta, come nella parola notte, come thought, per esempio. Abbiamo sempre questa O che ritorna. Abbiamo poi la O chiusa, come per esempio in dolce, come quando diciamo go. La prima parte è proprio questa O e per finire la U, come per esempio nella parola luna. Ecco che nella parola boot più o meno, insomma, il suono più o meno è questo, anche se non proprio, non è insomma il suono esatto, però ci assomiglia molto. Ti andrebbe di ricevere un PDF con i 100 verbi più usati in italiano e magari anche con l'indicazione della pronuncia? Se sì, allora ti consiglio di scansionare questo QR code oppure puoi usare il link che troverai qui sotto in descrizione. Parliamo ora di intonazione e ritmo. Allora, aspetto importante è che l'italiano è una lingua tendenzialmente sillabica. Che significa? Sostanzialmente ogni singola sillaba ha più o meno la stessa durata, tranne la sillaba tonica, cioè quella su cui cade l'accento sostanzialmente. Vediamo qualche esempio. Nella parola casa, ad esempio, abbiamo 2 sillabe, in questo caso l'accento cade su ca e quindi la pronuncia in questo caso è più intensa. Casa, casa. Nel secondo caso abbiamo la parola famiglia, famiglia. Qui abbiamo 3 sillabe e l'accento va su mi. Famiglia, famiglia. C'è una differenza importante con l'inglese perché nella lingua inglese le sillabe più forti e quelle più deboli vengono più marcate, mentre in italiano il ritmo è tendenzialmente lo stesso. L'importante è però capire che ogni singola sillaba va pronunciata. Quindi, per esempio, quello che io sento spesso è, ad esempio, la pronuncia di Milano come Milano. Non è Milano perché abbiamo 3 sillabe, no. Pertanto Milano e la prima I va pronunciata perché non è mla, no, non sono 2 sillabe, sono 3. Un altro errore frequente è nella parola possibile, perché spesso sento che gli studenti dicono possibile, a parte appunto il fatto che ci sono 2 S, quindi possibile, B, non ble, quindi sono 2 sillabe diverse, bile e non ble, possibile. Certo, poi c'è una questione importante, nel senso che a differenza della lingua spagnola, per cui ci sono delle regole molto chiare e precise, per cui si sa sempre qual è la sillaba tonica, in italiano non è così. Ecco perché ogni volta che correggo la pronuncia con i miei clienti, quando indico dov'è la sillaba tonica, consiglio sempre di indicare con un trattino sotto la parola, non sopra, ma sotto, qual è la sillaba tonica, in modo che lo studente si abitui a pronunciare la parola in modo corretto. E questa è una cosa che deve essere sempre fatta per chi impara l'italiano, perché altrimenti il rischio è di imparare, come succede questo per esempio nella coniugazione dei verbi al presente,
imparare la coniugazione con l'accento sbagliato e correggere quest'errore dopo molto tempo, quindi quando l'errore è già fossilizzato, porta a un lavoro enorme, perché devono essere cambiate le connessioni neurali del nostro cervello, quindi è molto meglio imparare le cose correttamente fin dall'inizio. Come migliorare la pronuncia? Beh, uno dei modi più semplici è quello di ripetere la pronuncia delle parole, facendo molta attenzione a come vengono pronunciate e soprattutto si tratta, specialmente all'inizio, di parlare lentamente, non troppo velocemente, ma lentamente, articolando bene i suoni. Molto spesso è una questione di articolazione e serve impegno, serve continuare a farlo naturalmente. Vediamo quindi insieme alcune parole che ti chiedo di ripetere. Mamma, mamma, papà, papà, nonno, nonno, cena, cena, dolce, dolce. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere stella qui sotto. Oggi abbiamo parlato dell'importanza di pronunciare bene le vocali e poi abbiamo parlato anche del ritmo sillabico. Ma sicuramente un altro degli aspetti che potrebbero interessarti è come pronunciare la R in italiano. E per scoprire come farlo, basta cliccare qui. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui sempre su Italiano con Eli.